Ciao a tutti e bentrovati al terzo episodio di questa seconda stagione del podcast. Oggi voglio iniziare la puntata ringraziando tutti gli ascoltatori che mi hanno contattato settimana scorsa per farmi sapere che hanno trovato l'episodio scorso, quello tutto dedicato ai lavori in corso su Walt Disney World, molto interessante, quindi grazie per tutti i messaggi che ho ricevuto. Dato il successo dell'episodio, vi prometto che ne avremo di simili in futuro, ma ora concentriamoci su questa settimana. Un paio di news molto interessanti arrivano dai parchi di Orlando e quindi iniziamo subito. Io sono Valentina e questo è Aperitivo a Main Street USA. Dunque, dopo tante settimane di semi-brutte notizie, oggi iniziamo da un cambiamento che potrebbe davvero semplificare un po' la nostra prossima vacanza. Rise of the Resistance, che è il ride di Star Wars situato a Galaxy's Edge agli Hollywood Studios, lascerà finalmente quel terribile sistema di fila virtuale con cui aveva aperto, per passare invece ad un sistema di fila fisica come tutti gli altri rides. Questo vuol dire in pratica che non ci sarà bisogno di lottare per un posto nella fila virtuale alle 7 di mattina, che ricordo tra l'altro che si riempiva subito in pochissimi secondi, era praticamente come giocare alla lotteria, ma si potrà semplicemente andare al parco e mettersi in fila, magari usando i soliti trucchi come rope drop, quindi presentarsi al parco la mattina prestissimo, anche prima dell'apertura, o cercare di unirsi alla fila fisica magari durante la fine della giornata. Chiaramente al lancio delle Lightning Lanes e Genie Plus, poi molto probabilmente questo ride sarà inserito tra quelli premium, dunque probabilmente si potrà anche acquistare quella sorta di saltafila, ma non abbiamo ancora una notizia certa a proposito, non abbiamo ancora una data di lancio per questo sistema e quindi per il momento possiamo concentrarci sulle buone notizie, ovvero sul fatto che ci sarà più possibilità di visitare Rise of the Resistance, anche se si ha magari solamente una giornata agli Hollywood Studios, quindi non si dovrà giocare alla lotteria come ho detto prima, ma semplicemente bisognerà avere pazienza e presentarsi alla fila fisica e fare la fila fisica. A dirla tutta, questo cambiamento non è completamente inaspettato, infatti i più attenti avevano già notato che da un po' di tempo la virtual queue di Rise of the Resistance non si riempiva alla stessa velocità di quando il ride fu aperto. Addirittura qualche giorno fa la virtual queue era stata disponibile per oltre 4 ore. E quindi probabilmente questo era il segnale che Disney stava aspettando per quasi declassare il ride applicando la fila fisica come poi tutte le altre attrazioni. Disney ha anche detto che in realtà il sistema della virtual queue è solo in pausa, praticamente dicendo che si riserva di attivare di nuovo la virtual queue in dei momenti magari di picco dei parchi se la richiesta per questa attrazione potesse salire in futuro. Insomma, quando finalmente torneremo ad Orlando dovremo tenere un occhio all'app per sapere quale sistema di fila è in funzione in quel momento, ma nella maggior parte dei casi si anticipa che sarà fila fisica. Per quanto riguarda Disney Genie Plus, le Lightning Lanes e tutto il resto, come dicevo non c'è ancora data ufficiale di lancio, ma la news di questa settimana è che molti cast members sono già in training all'interno dei parchi per questo nuovo sistema. Se infatti questo nuovo sistema è difficile da capire per noi, vi ricordo che ho cominciato la serie, quindi 2 settimane fa ho dedicato un intero episodio a questo nuovo sistema di Fastpass a pagamento. Se dicevo questo sistema è difficile da capire per noi, immaginate i poveri cast members che lo dovranno spiegare agli ospiti impazienti, perché sono ospiti già all'interno dei parchi che si troveranno in difficoltà,
e probabilmente i cast member si troveranno anche a fronteggiare situazioni imprevedibili di gente che compra cose che non ha idea di come funzionino e cose varie. Per questo motivo questo extra training è stato richiesto e assolutamente necessario, e appunto le operazioni stanno avvenendo proprio in questi giorni. Si sono viste stanze nel backstage dei cast members appunto che stanno ricevendo questo training. Sempre parlando di cast members, sabato scorso c'è stata invece una piccola protesta al di fuori dei cancelli di Walt Disney World proprio da parte dei cast members contro il fatto che Disney richiederà entro la fine di settembre che tutti i suoi lavoratori siano vaccinati contro il Covid. In realtà i grandi sindacati dei lavoratori e degli artisti che lavoravano con Disney World hanno accettato il mandato, quindi hanno firmato questa richiesta della Disney, ma è naturale che ci siano invece lavoratori indipendenti, insomma voci fuori dal coro. Quindi questa piccola protesta non è stato nulla di grande e non ha compromesso nessuna delle attività nei parchi, ma insomma è bene parlare anche di questo. Altra news in arrivo dai parchi, ne abbiamo già accennato settimana scorsa, invece è l'apertura di Space 220, che è il ristorante table service di Epcot che promette un'esperienza a 220 miglia sopra la Florida, in una specie di stazione spaziale chiaramente simulata, che si raggiunge tramite un ascensore galattico, e anche questo, bisogna dirlo, è simulato. All'interno del ristorante poi la sua caratteristica principale sono le finestre, che sono questi schermi giganti con questa vista spettacolare sullo spazio. Questo ristorante, che ci ha tenuto in attesa per ben 2 anni, è finalmente pronto per l'apertura, che sarà ufficialmente oggi per pranzo. E quindi nei giorni scorsi abbiamo avuto dettagli sui costi e sui menù. Come ci aspettavamo, l'esperienza non è proprio a buon mercato, ma si sa, siamo a Disney World, siamo in un ristorante table service e siamo in un ristorante table service che usa una tecnologia mai vista prima dentro un parco, quindi ci si aspettava i prezzi. I prezzi per il pranzo, che consisterà in 2 portate, quindi antipasto e portata principale, è di $55 per gli adulti e $29 per i bambini sotto i 9 anni, mentre la cena, che sarà invece di 3 portate, antipasto, portata principale e dolce, costerà $79 per gli adulti e $29 per i bambini. Oltre che alle 2 o 3 portate ci sarà la possibilità di ordinare degli extra, come per esempio contorni, e come sempre accade le bevande sono escluse. Considerando poi la mancia che si deve aggiungere al totale, ecco, non è proprio un'esperienza per tutte le tasche, però come abbiamo detto era anche questo già previsto. Per quanto riguarda il menù, forse la sorpresa più grande è il fatto che tutto sommato sia un menù abbastanza standard. Ricordiamo che il Patina Group, che è il gruppo che gestisce questo ristorante, è anche l'azienda che gestisce tutti i ristoranti italiani di Epcot e anche di Disney Springs, e infatti anche questo menù è abbastanza standard ed è abbastanza, mediterraneo. Troviamo della burrata, Caesar salad, calamari fritti tra gli antipasti, bistecca, salmone, pasta e pollo tra le portate principali e poi cheesecake e gelato come dolci. Chiaramente il ristorante ha chiamato i piatti in modo molto creativo, quindi ci sono dei nomi abbastanza anche complicati sul menù, ma nulla a che vedere con i piatti galattici con preparazioni incredibili che si trovano già a Galaxy's Edge e si troveranno anche nello Star Cruiser. Insomma, ci siamo mantenuti come ingredienti e come preparazioni molto sul tradizionale, sul mediterraneo, Sono molto curiosa di vedere i primi video che usciranno da questo ristorante come esperienza completa, perché a parte qualche TikTok che è uscito nei giorni scorsi da parte degli Imagineers e da qualche ospite che è stato invitato a qualche preview, non c'è ancora molto online, quindi staremo a vedere com'è poi tutta l'esperienza e tutti i piatti e un po' di, come al solito, le recensioni sul cibo, insomma. Sempre parlando di esperienze nuove, parliamo della grande apertura del Creation Shop e del Club Cool, sempre ad Epcot,
che hanno visto entrambi file di ore e ore, soprattutto nei primi giorni di apertura. Il Creation Shop, ricordo, è ora il negozio principale di Epcot ed è, stando ai primi video, molto enorme. Ci si trovano tutte le cose di un tipico Disney Stores, come orecchie, souvenir, gadget, eccetera, ma ci sono anche aree speciali come quella che contiene solo il merchandise di Epcot, che abbiamo anche visto nei giorni scorsi ha lanciato la nuova linea che è praticamente impossibile da trovare perché è sold out praticamente ogni giorno, e anche una parte dedicata al merchandise dei festival. Quindi in questo momento c'è un'area all'interno del Creation Shop che è completamente dedicata al Food and Wine Festival e che chiaramente cambierà diverse volte all'anno. Contemporaneamente all'apertura del Creation Shop è stata la chiusura ufficiale di Mouse Gears, che è il vecchio negozio di souvenir che è stato aperto ad Epcot per ben 22 anni. Per quanto riguarda il Club Cool, come ci si aspettava, non sono mancati i commenti sul ritorno del Beverly, ma anche molta sorpresa sul fatto che il resto delle bevande che si possono provare in questo shop sono cambiate rispetto alla line-up precedente. Quindi niente più bevande dalla Grecia, Zimbabwe, Brasile, Sudafrica e Perù, ma nuovi gusti in arrivo da Corea, Madagascar, Filippine, Cina, Russia e Moldova. Insomma, nuove bevande da provare, ricordo totalmente gratuitamente, questo è il bello del Club Cool, ma una certezza rimane: il Beverly. Chiaramente poi il negozio, che vi ricordo è sponsorizzato Coca-Cola, oltre che le bevande gratuite, vende gelati, limonate, chiaramente Coca-Cola e simili, oltre che a una serie di souvenir targati Coca-Cola. Questa settimana qualche news è arrivata anche per quanto riguarda l'intrattenimento a Walt Disney World. Non sto parlando ora dei grandi spettacoli annunciati per il 50°, di cui parleremo presto, ma di alcune altre esperienze che erano state sospese o cancellate nei mesi precedenti. Prima di tutto abbiamo scoperto le sorti di Finding Nemo The Musical, che era stato sospeso come tutti gli altri show nel 2020 e non era ancora tornato nella sua location storica di Animal Kingdom. Questo musical tornerà nel 2022 in versione riimmaginata. Questa è una news molto buona, dato che negli ultimi mesi invece circolava il rumor che lo show non avrebbe mai più riaperto, e ricordo anche che Finding Nemo è praticamente il secondo più grande show di Animal Kingdom, secondo solo al Festival del Lion King, quindi non stiamo parlando di una produzione minima di intrattenimento, ma sicuramente di qualcosa di molto grande, molto dettagliato, molto curato, e sicuramente farà piacere rivedere questa nuova versione che è appunto in preparazione in questo momento. Un po' di movimento c'è anche per quanto riguarda l'intrattenimento live dai resort. Se vi ricordate, anno scorso vi avevo detto che Disney aveva tagliato a destra manca, licenziando anche figure storiche dell'intrattenimento nei resort. Ecco, la buona notizia è che alcune di queste facce storiche torneranno a breve appunto ad animare le serate nei resort di Walt Disney World. Altra notizia per quanto riguarda l'intrattenimento, questa volta per quanto riguarda il Natale, è il Candlelight Processional, che è un evento tradizionale natalizio dei parchi Disney che iniziò addirittura nel 1958 a Disneyland e poi fu portato ad Orlando nel 1971. Questo evento era purtroppo stato cancellato l'anno scorso e invece tornerà appunto quest'anno. Il Candlelight Processional, come ho detto, è una tradizione di Natale che si tiene dal 1994 ad Epcot, prima si trovava a Magic Kingdom dal 71, e prevede la partecipazione di un'orchestra live, il coro dei cast members di Walt Disney World e talvolta di altri cori locali, e un host di eccellenza che narra la storia del Natale. Per darvi un'idea dell'importanza di questi host, negli anni scorsi ci sono stati Whoopi Goldberg, Neil Patrick Harris e John Stamos, e appunto questo evento di Natale, che viene poi anche di solito filmato per la TV e per il web, è un evento che
si terrà molte notti tra la fine di novembre e la fine di dicembre ad Epcot, nell'arena principale di Epcot. È un evento assolutamente gratuito, aperto a tutti, e quindi è proprio una cosa bella il fatto che ritorni nei parchi, insomma. Queste sono le notizie salienti di settimana scorsa per quanto riguarda Walt Disney World. Siamo ormai a soli 10 giorni dalla fatidica data del 1° ottobre e quindi continuate a seguirmi perché le news di certo non mancheranno da ora in poi. Vi ricordo anche che questo giovedì uscirà il penultimo episodio di Annata 71 in cui parleremo di altre attrazioni che aprirono a Magic Kingdom il 1° ottobre del 1971. Mi trovate poi come al solito su Instagram, su cui condivido news ma anche fatti bizzarri che succedono a Walt Disney World. Settimana scorsa abbiamo parlato del caso del ragazzetto che per farsi bannare da Magic Kingdom, no, in realtà non penso che l'abbia fatto per farsi bannare, ma l'abbia fatto probabilmente per fare video virali su social media. Insomma, questo ragazzo si è arrampicato in un'area protetta del castello e si è fatto fotografare in cima al castello. Chiaramente è stato rimosso immediatamente e probabilmente questa è stata l'ultima volta che questo ragazzo ha visto il castello di Magic Kingdom. Come detto, mi trovate su Instagram con molte di queste notizie bizzarre e con breaking news dai parchi che poi di solito approfondisco anche nel podcast, e se mi volete contattare per qualsiasi motivo sapete che i miei DM sono aperti e quindi potete lasciarmi un messaggio. Questo è tutto, mi raccomando abbonatevi al podcast se non l'avete ancora fatto e se mi state ascoltando su Apple Podcast considerate la possibilità di lasciare una recensione a questo podcast, questo mi aiuterebbe davvero tantissimo. Questo è tutto, ci sentiamo giovedì con Annata 71 e lunedì prossimo con altre news. Buona settimana!